Carlos Castaneda. L'energia sessuale secondo gli sciamani, parte 1. Traduzione e recensione. Don Gennaro e Don Juan spiegano a Carlos perché è necessario risparmiare l'energia sessuale. Il testo è tratto dal volume di Castaneda Il fuoco dal profondo, capitolo 4. Lo splendore dell'uovo luminoso. Attenzione, la traduzione del testo è ad opera degli autori del video ed è tratta direttamente dalle edizioni spagnola ed inglese. L'intenzione è quella di avere una versione più letterale possibile, priva delle alterazioni e le censure presenti nelle edizioni italiane note. Gli effetti visivi sono utilizzati per fini esplicativi ed estetici, non si intendono come reali manifestazioni fenomeniche. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre il nostro commento. Note linguistiche. 1. Nelle traduzioni italiane il titolo del volume è Il fuoco dal profondo, in spagnolo è El fuego interno. Per le edizioni edite in Spagna e El fuego interior per le edizioni edite in America Latina, cioè il fuoco interiore. In inglese è The fire from within, cioè il fuoco dall'interno. Da precisare che interno e interior, se riferito a una persona, riguarda la parte spirituale, ma in questo caso non come lo intendono la New Age o le religioni in generale. È evidente che già il titolo è volutamente alterato nel suo significato, perché questo fuoco di cui sta parlando è interiore o interno, in quanto esso si accende quando tutte le emanazioni dell'aquila dentro il bozzolo dell'uomo si accendono tutte insieme, contemporaneamente, e non una alla volta. In quello stato si raggiunge la terza attenzione. Se penso a questo titolo italiano, Fuoco dal profondo, mi immagino come se ad accendersi fosse soltanto una sorta di nucleo interno, qualcosa che sta nel profondo dell'essere umano, qualcosa di esclusivo e circoscritto, ma qui si tratta dell'accensione di tutte le fibre. Dire che è profondo appare più come un'enfatizzazione, un'iperbole, un'esagerazione non necessaria, atta forse ad attirare l'attenzione di un eventuale acquirente. Chi ha tradotto ci ha messo del proprio, senza rispettare la scelta dell'autore, e ha portato all'eccesso il significato dell'espressione. Noi, all'interno di questo video e altri, tradurremo semplicemente il fuoco interiore o el fuego interior. 2. Altra espressione tradotta in maniera imprecisa e fuorviante, atta ad enfatizzare, è consapevolezza intensa. Il celeberrimo stato in cui Carlitos entra quando il Nagual gli dà un colpo fra le scapole, in spagnolo è detto conscienza acrecentada e in inglese heightened awareness. In entrambe le lingue si traduce con consapevolezza accresciuta o aumentata. Chi ha una reale esperienza in questa materia capirà perfettamente quanto sto per dire. Si tratta, a livello propriamente tecnico, di uno stato di consapevolezza aumentata, misurabile, per chi vede, ed è lo stato intermedio prima di entrare nel lato sinistro, che ha come problema il fatto di non riuscire a ricordarsi
cosa si fa o si dice quando si è lì. All'interno di questo video o altri tradurremo con consapevolezza accresciuta. Introduzione. Chi era Don Gennaro? Per la prima volta in uno dei nostri video compare il personaggio del diablero Don Gennaro Flores e per la sua importanza nell'intera opera di Castaneda gli dobbiamo una degna presentazione. Vi avviso che i ritratti di Gennaro che vedrete durante questo video sono delle mie personali interpretazioni realizzate con la grafica al computer. Ovviamente non abbiamo alcuna sua foto autentica e lo stesso si può affermare per Don Juan. Lo dico per chi lo ha chiesto. Don Gennaro viene presentato nel volume Una realtà separata, capitolo 6, come un amico stregone di Don Juan. Il 5 ottobre del 1968 i due si recano in auto presso la sua casa e il Nagual fa promettere a Carlos di non rivelare a nessuno né il nome né l'ubicazione. Don Gennaro è descritto come un indiano di etnia Yaqui, sui 60 anni, comunque più giovane dell'anziano Nagual. Ha la carnagione scura e un aspetto minuto e snello. Il suo naso prominente, stagliandosi sul viso tondo e duro, ricorda un uccello predatore. L'infanzia di Gennaro era stata dura. Sopravvisse chiedendo l'elemosina ai turisti di passaggio. Questo non gli impedì di essere indicato dallo spirito al Nagual Julián, che lo addestrò duramente fino a farlo diventare uno stregone di grande talento. Come ci riuscì ce lo dice Don Juan nel capitolo 4, sempre del volume Il fuoco dal profondo. Smise di parlare e guardò Gennaro che dormiva ancora profondamente. A Gennaro le importano un pepino las explicaciones. A Gennaro non importa un cetriolo delle spiegazioni. Disse. Lui agisce. Il mio benefattore lo spingeva costantemente ad affrontare problemi insolubili. Così egli entrò pienamente nel lato sinistro e non ebbe mai l'opportunità di porsi domande. Gennaro non ebbe bisogno di lunghe spiegazioni per imparare, agiva e basta. Invece sia Don Juan e sia lo stesso Carlos, essendo nei Nagual, avevano bisogno delle parole, sempre più accurate, per se stessi e per trasmettere la conoscenza agli altri. Apro una brevissima parentesi. Anche qui la traduzione italiana lascia un po' a desiderare. Infatti abbiamo a Gennaro non importa un accidente delle spiegazioni. Per italianizzare ad ogni costo si perde gran parte dello slancio della battuta ironica di Don Juan, che si esprime con un modo di dire tipicamente messicano. Tutti i lettori si ricordano di Don Gennaro per il suo carattere giocoso, triviale e propenso alla burla, che può arrivare ad essere esagerata o perfino grottesca in alcune occasioni. Tuttavia, gli scherzi mordaci verso il discepolo Carlitos non sono mai fini a se stessi, bensì sono parte integrante dell'insegnamento. Infatti, mentre Don Juan si occupa del lato destro dell'allievo, del tonal, Gennaro si occupa del lato sinistro, del Nagual. Questo spiega perché, fin dal primo incontro con Gennaro, si lancia in funamboliche imprese atte a mostrare al discepolo le abilità stregonesche acquisite, soprattutto usando il suo doppio. Per esempio simulando di nuotare sul terreno come fosse in acqua o stando seduto sopra la sua testa. Celeberrima è l'esibizione di Gennaro presso la cascata
dove cerca di stimolare la capacità di vedere di Carlos. Usava dei tentacoli luminosi fuoriuscenti dalla pancia per tenersi in equilibrio, saltando da una roccia all'altra in maniera portentosa. Don Gennaro era inoltre un esperto del vedere, aveva dei suoi personali alleati e i suoi discepoli diretti erano detti i Gennaros, cioè Pablito, Nestor e Benigno. Don Juan, Don Gennaro ed io eravamo appena tornati dalla raccolta di piante sulle montagne circostanti. Eravamo a casa di Don Gennaro, seduti a tavola, quando Don Juan mi fece cambiare livello di consapevolezza. Don Gennaro mi stava fissando e cominciò a ridacchiare. Commentò che era così strano che avessi due criteri completamente diversi per trattare i due lati della coscienza. La mia relazione con lui era l'esempio più ovvio. Sul mio lato destro c'era lo stimato e temuto stregone Don Gennaro, un uomo i cui atti incomprensibili mi incantavano e allo stesso tempo mi riempivano di un terrore mortale. Sul mio lato sinistro era semplicemente Gennaro o Gennarito, senza alcun don aggiunto al suo nome, un veggente simpatico e amabile i cui atti erano totalmente comprensibili e coerenti con ciò che stavo facendo o cercavo di fare. Ero d'accordo con lui e aggiunsi che sul mio lato sinistro l'uomo la cui mera presenza mi faceva tremare da capo a piedi era Silvio Manuel, il più misterioso dei compagni di Don Juan. Dissi anche che, essendo un vero Nagual, Don Juan trascendeva tutti i criteri e nei miei due stati era rispettato e ammirato. Pero es temido, ma è temuto, chiese Gennaro con voce tremante. molto temuto, Intervenne Don Juan parlando in falsetto. Ridemmo tutti, ma Don Juan e Gennaro risero con tale abbandono che sospettai immediatamente che sapevano qualcosa che non mi volevano dire. Don Juan sembrava leggere i miei sentimenti. Spiegò che nello stato di consapevolezza accresciuta, che è una fase intermedia prima di entrare completamente nella consapevolezza del lato sinistro, si è capaci di una tremenda concentrazione, ma si è anche suscettibili a qualsiasi influenza, e a me stava influenzando il sospetto. Disse che, naturalmente, i veggenti affermano che la consapevolezza dell'essere viene da fuori di noi e che il vero mistero non è dentro di noi. Poiché per natura le grandi emanazioni esercitano una pressione tremenda su quelle che si trovano all'interno del bozzolo, la cosa perfetta sarebbe permettere alle grandi emanazioni di amalgamarsi liberamente con quelle all'interno. I veggenti credono che se lasciassimo che ciò accada, diventeremmo ciò che realmente siamo, esseri fluidi, sempre in movimento, eterni. Ci fu una lunga pausa. Gli occhi di Don Juan avevano un brillio intenso. Sembravano contemplarmi da una grande profondità. Sentivo che ognuno dei suoi occhi era un punto di brillantezza indipendente. Per un attimo mi è sembrato che lottasse contro una forza invisibile, un fuoco interiore che voleva consumarlo. Passò con rapidità e Don Juan continuò a parlare. La qualità della consapevolezza di ciascun essere individuale Proseguì. dipende dal grado in cui le emanazioni in grande si amalgamano con quelle interne. Dopo una lunga interruzione, Don Juan continuò a spiegare. Disse che i veggenti videro che la consapevolezza dell'essere cresce dal momento del concepimento, si arricchisce con il processo della vita. Disse che, ad esempio, i veggenti vedono come la consapevolezza dell'essere di un insetto o quella di un uomo cresce in modi sorprendentemente diversi, ma con uguale consistenza.
La coscienza di un essere si sviluppa dal momento del concepimento o dal momento della nascita? Chiesi. Dal momento del concepimento. Rispose. Ti ho sempre detto che l'energia sessuale è qualcosa di estremamente importante e deve essere controllata e utilizzata con la massima cura. Non ti è mai piaciuta questa affermazione, perché pensi che io parli di controllo in termini di moralità. Controllare per me significa risparmiare e ricanalizzare l'energia. Don Juan guardò Gennaro. Gennaro annuì con la testa. Gennaro ti dirà cosa disse il nostro benefattore, il Nagual Julian, riguardo al risparmio e alla ricanalizzazione dell'energia sessuale. Mi disse Don Juan. Il Nagual Julian diceva che il sesso è una questione di energia. Ad esempio, lui non ebbe mai problemi perché aveva energia anche negli alluci. Però mi diede solo uno sguardo e immediatamente mi prescrisse che il micile era solo per urinare, no? Il mio peperoncino era solo per urinare. Mi disse che i miei genitori erano stati troppo annoiati, troppo stanchi quando mi fecero. Disse che ero il risultato di una corrida muy aburrida, una scopata molto noiosa. E così sono nato, noioso e stanco. Il Nagual Julian raccomandava che le persone come me non avessero mai rapporti sessuali, in modo da poter immagazzinare la poca energia che abbiamo. Silvio Manuel e Emilio disse la stessa cosa. Vide che gli altri compagni avevano abbastanza energia. Non erano il risultato di corridas aburridas, di scopate noiose. Disse loro che potevano fare quello che volevano con la loro energia sessuale, ma raccomandò di controllarsi e di capire che il comando dell'aquila e che il fulgore della consapevolezza dell'essere avviene attraverso l'atto sessuale. Tutti gli dicemmo che avevamo capito e che eravamo d'accordo. Un giorno, senza alcun preavviso e con l'aiuto del suo proprio benefattore, il Nagual Elias, aprì la cortina dell'altro mondo e senza esitazione ci spinse tutti dentro. Con l'eccezione di Silvio Manuel, siamo quasi tutti morti lì. Non avevamo un briciolo di energia per resistere all'impatto dell'altro mondo. Ad eccezione di Silvio Manuel, nessuno aveva seguito la raccomandazione del Nagual Julian. Che cos'è la cortina dell'altro mondo? Chiesi a Don Juan. L'ha già detto Gennaro, è una cortina. Rispose Don Juan. E come sempre ti stai allontanando dall'argomento tema. Stiamo parlando dell'aquila che ha ordinato di usare l'energia sessuale per creare la vita. Attraverso l'energia sessuale, l'aquila concede la consapevolezza di essere. Per questo, quando gli esseri senzienti compiono l'atto sessuale, le emanazioni all'interno dei loro bozzoli fanno del loro meglio per dare consapevolezza al nuovo essere che stanno creando. Disse che durante l'atto sessuale le emanazioni contenute nei bozzoli di entrambi i partecipanti subiscono una profonda agitazione, il cui punto culminante è un'unione, una fusione di due pezzi di energia cosciente, uno di ogni partecipante, che si separano dai loro bozzoli. L'atto sessuale è sempre una donazione di coscienza, anche se quel dono non si consolida e crea un nuovo essere vivente. Aggiunse. Le emanazioni che sono dentro il bozzolo degli esseri umani non sanno dell'atto sessuale inteso solo come piacere. Dalla sua sedia dall'altra parte del tavolo, Gennaro si chinò verso di me e mi parlò a bassa voce,
muovendo la testa per dare enfasi. Il Nahual ti sta dicendo la verità. Disse strizzandomi l'occhio. Queste emanazioni realmente non sanno nada, non sanno nulla. Don Juan fece uno sforzo per non ridere e aggiunse che la fallacia dell'uomo è agire con totale disprezzo per il mistero dell'esistenza e credere che il sublime atto di concedere vita e consapevolezza sia semplicemente un impulso fisico che uno può distorcere a volontà. Gennaro fece gesti sessuali osceni, girando i fianchi ancora e ancora. Don Juan annuì con la testa e disse che era esattamente quello che faceva l'uomo. Gennaro lo ringraziò per aver riconosciuto il suo solo contributo alla spiegazione di questo tema. Ridendo a crepapelle, mi dissero che avrei riso con loro se avessi saputo quanto fosse seria per il loro benefattore la spiegazione dell'energia sessuale. Chiesi a Don Juan che significato avesse tutto questo per l'uomo nel mondo quotidiano. Vuoi dire quello che sta facendo Gennaro? Mi chiese fingendo serietà. La gioia dei due era sempre contagiosa. Gli ci volle molto tempo per calmarsi. Il loro livello di energia era così alto che accanto a loro io sembravo vecchio e decrepito. Realmente non so. Mi rispose finalmente Don Juan. Tutto quello che so è che per i guerrieri l'unica energia che possediamo è l'energia sessuale, donatrice di vita. Questa conoscenza li forza a rendersi pienamente conto della loro responsabilità. Se i guerrieri vogliono avere abbastanza forza per vedere, devono diventare avari con la loro energia sessuale. Questa fu la lezione che ci diede il Nahual Julián, ci spinse dentro l'ignoto e tutti noi quasi morimmo. Poiché tutti noi volevamo vedere, abbiamo dovuto astenerci dallo sprecare la nostra energia sessuale. Già in precedenza l'avevo sentito esprimere questa convinzione. Ogni volta che lo faceva entravamo in una discussione accalorata. Mi sono sempre sentito obbligato a protestare contro quello che ritenevo essere un atteggiamento puritano verso il sesso. Nuovamente, ancora una volta obbiettai. Entrambi risero fino a che non gli salirono le lacrime. Cosa si può fare con la sensualità naturale dell'uomo? Chiesi a Don Juan. Nada, niente. Rispose. La sensualità dell'uomo non ha niente di male. Ciò che è male è l'ignoranza che obbliga l'uomo a trascurare la sua natura magica. È un errore sprecare la forza donatrice di vita e non avere figli, ma è anche un errore non sapere che quando si hanno figli diminuisce il fulgore della consapevolezza. Come fanno i veggenti a sapere che nell'avere figli si diminuisce il fulgore della consapevolezza? I veggenti vedono che, avendo un figlio, il fulgore della consapevolezza dei genitori diminuisce, mentre quello della creatura aumenta. In alcuni genitori, deboli e nervosi, quel fulgore scompare quasi completamente. Man mano che i bambini espandono la loro coscienza, cresce anche nel bozzolo luminoso dei genitori una macchia scura, nello stesso luogo da cui si è staccato il fulgore che ha dato vita a quei bambini. Di solito è nella parte centrale del bozzolo. A volte queste macchie possono anche sembrare incollate al corpo. Gli chiesi se c'era qualcosa che si poteva fare per dare alla gente comune una comprensione più equilibrata di ciò che è il fulgore della consapevolezza. Non si può fare nada,
Nulla. Disse: Perlomeno non c'è niente che i veggenti possano fare. I veggenti aspirano ad essere liberi, ad essere testimoni senza pregiudizi, testimoni incapaci di giudicare. Al contrario, avrebbero la responsabilità di impiantare un nuovo ciclo più adeguato. Nessuno può farlo. Un nuovo ciclo, se dovesse sorgere, dovrebbe sorgere da solo. Il video non è terminato. Segue il nostro commento. Salve guerrieri, sono Marissa della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Inizio ringraziando tutti coloro che ci stanno seguendo per la fiducia che ci concedete, lasciandoci dei commenti di sempre maggiore qualità e ricchi di spunti di riflessione. Apprezziamo in particolare coloro che con coraggio raccontano le loro esperienze di vita, sforzandosi di rimanere rispettosamente all'interno dell'ambito di Castaneda, senza citare altri autori o fare spam. Vorrei ricordarvi che sono presenti sottotitoli sia in spagnolo sia in inglese per un confronto puntuale. Potete attivarli cliccando sull'icona apposita. Ho aggiunto alla fine del video e nell'info box una piccola bibliografia. Le edizioni nelle 3 diverse lingue che ho utilizzato con casa editrice ed anno corrispondente, in modo che chi vuole procurarsele abbia tutte le coordinate. In questo video abbiamo avuto molta cura nello studiare il personaggio di Don Genaro Flores, sia nell'aspetto sia per quanto riguarda il timbro vocale e l'interpretazione. Abbiamo inserito parole in lingua originale nelle sue battute e in particolare ripristinato i termini che erano stati giudicati troppo messicani o scurrili. Volevamo che suonasse più autentico possibile e che vi facesse ridere come ha fatto ridere noi, pur parlando di un argomento delicato come la sessualità. Speriamo di esserci riusciti. Inoltre ho cercato di dare un volto a Don Juan. Nel web ho trovato dei ritratti ai quali mi sono ispirata, tuttavia mi è parso molto austero. Volevo invece che in questa versione emergesse di più il suo lato sarcastico. Così ho optato per un anziano, ma non troppo, con un sorrisetto sghembo. Comunque, ognuno può immaginarselo come vuole. Foto non ne abbiamo e se qualcuno ha realizzato un ritratto a mano o con la grafica digitale, se vuole, può mostrarcelo tramite la nostra pagina Facebook. Inoltre ho dato un volto al Nagual attore e donnaiolo Julián e al terribile Silvio Manuel, dagli occhi rinfrangenti come quelli dei felini, mentre Nestor, Pablito, Benigno ed Emilio o Emilito li ho solo abbozzati. Anche per questi personaggi, se avete suggerimenti, sono ben accetti. Passiamo a una brevissima analisi del testo. Riporterò solo qualche esempio. Posso dire che la versione italiana, trovate nell'info box l'edizione da noi utilizzata, questa volta tiene conto anche della versione spagnola, oltre che di quella inglese, ma spesso fa scelte lessicali arbitrarie, per esempio trovandosi di fronte ad un avverbio come naturalmente in spagnolo e naturally in inglese traduce con logico. Come al solito abbiamo la censura del turpiloquio, come ormai tutti sappiamo. La più grave non è per certi versi la sostituzione del micili di Genaro, cioè il mio peperoncino, in inglese my Peter, che secondo il suo benefattore dovrà servirgli solo per orinare, con il mio uccello, forse dovuta a una scelta editoriale in cui si deve cercare di italianizzare tutto quello che appare troppo messicano. Ma la censura più bacchettona
e di rendere l'espressione intenzionalmente volgare cogida muy aburrida, cioè letteralmente scopata molto noiosa, in inglese very boring sex, dove Castaneda aggiunge accanto con onestà e senza vergogna il corrispettivo spagnolo, con l'intellettuale ed antiquato un coito molto noioso. Ma voi riuscite a figurarvi Don Gennaro, volutamente triviale e esagerato, che dice coito? Quali sono le ragioni per cui è importante risparmiare l'energia sessuale? La nostra educazione sessuale, come occidentali medi, non tiene conto per niente dei principi basilari enunciati dagli stregoni. Siamo stati addestrati a considerare in prima battuta la sessualità come qualcosa che ha a che fare con la scienza, l'igiene, la biologia e di conseguenza con la descrizione dei nostri organi e di meccanismi meccanici per farci capire come si procrea e si genera piacere. Tutto questo infarcito da modelli comportamentali, bisogni psicologici e sociali che ci spingono verso un amore idealistico o al contrario a infrangere un tabù dietro l'altro e cercarci più partners possibili. A volte si cambia partner, spesso proprio perché non si riesce a sentirsi soddisfatti, non si trova l'amore e a mano ci si consuma in questo processo. Gli uomini in particolare sono spinti verso modelli di sfrenatezza e sollecitati verso il godimento dell'atto fine a se stesso, escludendo ogni coinvolgimento sentimentale. Per esempio, lo stesso Carlos, pur appartenendo ad una generazione diversa dalla nostra, aveva ricevuto un'educazione da parte di suo nonno che lo spingeva ad essere un seduttore galante con le donne. Per questo aveva difficoltà ad accettare di dover risparmiare l'energia sessuale e protestava ogni volta. Invece per le donne funziona di più il desiderio ossessivo di un figlio, fino a tarda età, in alcuni casi ad ogni costo, anche se a discapito della propria salute. Mi chiedo in questo momento se ciò non serva altro ad indebolire e abbassare di proposito la consapevolezza, in maniera calcolata, per esercitare un controllo e tenerci tutti nell'ignoranza. In ogni caso, gli sciamani al contrario sono avidi della loro energia sessuale. Non si tratta della banale moralità o del puritanesimo ancora in voga in alcuni paesi o religioni. Basti pensare a chi incita ad avere matrimoni legittimi e austeri, ma contemporaneamente ad avere grande numero di figli per consacrarli ad una ideologia o a una divinità. T'è sentito, Don Juan? Avere figli significa cedere parte delle proprie emanazioni e, di conseguenza, il fulgore della consapevolezza, misurabile per qualcuno che vede, diminuisce e si crea un buco nel bozzolo pari all'aumento della consapevolezza del figlio che cresce e fa esperienze. Questo vuol dire che se qualcuno ha una vita sessuale attiva e in maniera del tutto inconsapevole, genera molta prole, almeno che non sia nato con un'energia eccezionale, non può riuscire a praticare una delle arti descritte nei libri di Castaneda. È molto chiaro che l'agguato o acecio, il sognare o il più semplice vedere, nei loro livelli più alti e raffinati, non sono alla portata di chi ha poca energia sessuale e sperpera quella che rimane con comportamenti promiscui. Questo è uno dei motivi per cui, quando
mi avvicinano persone che dicono, per esempio, di avere il controllo di una di queste arti in maniera naturale, senza un adeguato studio e aver fatto la ricapitolazione molto a lungo o meglio, un apprendistato necessario, ho seria difficoltà a crederci. Il motivo è che la maggior parte di noi è nata da persone stanche, con poca salute, insoddisfatte, arrabbiate, nervose, deboli a livello mentale e fisico, che hanno praticato dei rapporti sessuali distorti anche dalla pornografia o semplicemente cogida muy aburrida, scopate molto noiose. Il problema da risolvere per primo è capire con chiarezza da dove si parte, da chi si è stati generati, senza mettere sul piedistallo i propri genitori, al di là delle motivazioni sentimentali, come ho già detto in altri video, e successivamente comprendere la nostra energia sessuale, a che livello si trova e come eventualmente ripristinarla, gradualmente ognuno cercando un proprio modo a seconda delle proprie esperienze e storie personali. Don Juan non condanna i rapporti sessuali, ovviamente. Fa presente che non se ne comprenda il valore in termini di vera e propria energia vitale. La propria energia vitale che andrà consumata e che invece noi pensiamo di poter distorcere a nostra volontà per passare una serata piccante. Le movenze oscene di Gennaro sottolineano la ridicolezza di un tale atteggiamento. Quello che personalmente mi affascina è che mette in chiaro che il rapporto sessuale, in ogni caso, genera uno scambio di emanazioni ed è comunque una donazione di consapevolezza. Interpreto questo come che il fatto che in rari casi un rapporto sessuale tra partners molto consapevoli possa generare un arricchimento per entrambi e non necessariamente una perdita. Ricordatevi che il percorso indicato da Don Gennaro e Don Juan è estremamente impegnativo. Qui si parla di reggere l'impatto con l'attraversamento della cortina dell'altro mondo. Parliamo di un livello veramente alto di energia e si può trascorrere l'intera vita nel tentativo di accumularla. Per quanto riguarda il richiudere i buchi provocati dalla generazione di figli sul proprio bozzolo luminoso, vedremo in altri video cosa ha fatto fare Don Juan a Carlos e alla Gorda. Per coloro che, arrivati fino a qui, hanno ancora dei dubbi, gli sciamani descritti, o meglio, i nuovi veggenti, non fanno sesso in genere, evitando di avere figli, perché hanno più interesse a preservare la loro energia, essere integri e riuscire a praticare arti come il vedere, il sognare e l'agguato, al fine di attraversare la cortina dell'altro mondo, possibilmente senza morire. Se hanno fatto degli errori nella loro vita, hanno studiato dei modi per ripristinare la propria energia sessuale. Controllano l'energia sessuale, cioè la risparmiano e la ricanalizzano. Per capire bene questo concetto si rimanda al volume Tensegrità. Sviluppano un distacco dall'importanza personale, equivalente a spostare l'energia dall'ego per acquisire maggiore fluidità del punto di unione. Per esempio, fino a che per loro avere rapporti sessuali per piacere o divertimento non è un astenersi forzato, ma è qualcosa che diventa privo di significato. Salve guerrieri, sono Nick
della pagina Facebook Carlos Castaneda, Naguales. Come ampiamente presentato da Mariscia, abbiamo fatto la conoscenza di Don Gennaro, l'uomo d'azione, che, insieme a Florinda Matus e Nelida, formavano la casata delle donne del nord del gruppo di Don Juan. Questa volta abbiamo deciso di toccare un tema che suscita generalmente una certa curiosità nelle persone, che lo ammettano meno: l'energia sessuale e come viene intesa nel mondo degli stregoni. L'argomento in questione è complesso, poiché entrano in gioco moltissimi elementi. Vorrei però in questa sede focalizzare l'attenzione solo sulla sessualità vera e propria, lasciando altri aspetti ad altri video che seguiranno. Alcuni saranno dedicati anche solo alla figura femminile e a tutto il retaggio che si porta dietro e che è essenziale, prima di tutto per le stesse donne, superare. Nel video in questione viene data molta enfasi al risparmio dell'energia sessuale. Cercheremo di chiarire meglio i concetti, di modo che la cosa sia più comprensibile anche a persone non molto esperte dell'argomento. In questo passo, innanzitutto, si pone all'attenzione di Carlos il processo che porta al distacco di una fibra luminosa da entrambi i genitori e che fungerà da base alla formazione di un nuovo uovo luminoso e di conseguenza una nuova coscienza. Ricordo a tutti, anche se molti trovano difficile accettare questa parte, che l'avere figli causa danni alla struttura energetica dell'uomo, danni fatali alla consapevolezza dell'individuo dal punto di vista degli stregoni. Tratteremo comunque in seguito anche questo aspetto. Volevo che venisse posta la dovuta attenzione sul movimento delle fibre che avviene all'interno del bozzolo, che ne porta una a fuoriuscire e a strapparsi se l'atto sessuale raggiunge il suo scopo di creare un altro essere. Invito tutti a riflettere sul fatto che la sessualità o lo stato di eccitazione sessuale in generale porta automaticamente lo spostamento di alcune emanazioni sulla fascia esterna, un processo automatico del nostro corpo, riguardo cui non vi è nulla che possiamo fare. Guardando la cosa dal punto di vista di un veggente, lo spostamento di emanazioni dalla loro sede porta inevitabilmente variazioni dello stato di consapevolezza, difficilmente positivi se avvengono non deliberatamente. Mi permetto di aggiungere che, per quanto si possa vedere, lo spostamento delle fibre dell'atto sessuale è molto rapido ad avvenire, ma decisamente lento a tornare indietro. Con tutti i problemi che conseguono dal ridirezionamento e concentrazione delle nostre energie e della nostra attenzione sulla sfera sessuale, cosa che, essendo l'energia della persona limitata, distoglie energia impiegata in altri compiti. Chi ha esperienza dei passi degli stregoni comprende bene quello che voglio dire. Da qui l'esigenza pragmatica di limitare la sessualità, dato che l'atto sessuale farebbe sensibilmente diminuire o addirittura azzerare le energie impiegate nei compiti della stregoneria. Classica è l'interruzione del sognare, in particolar modo in quegli individui che per costituzione ne hanno poca. Vorrei condividere una riflessione sul fatto che il mondo odierno è molto più sovrastimolato di quello, se vogliamo, un po' bigotto ma meno incontrollato in cui scrive Castaneda. Il bombardamento della sfera sessuale è costante ovunque e con tutti i mezzi. Non c'è da stupirsi se in condizioni di questo tipo eventi spontanei di manovre di consapevolezza siano estremamente più rari e di portata inferiore rispetto al passato, così rari e deboli da essere difficilmente riconosciuti e di conseguenza ignorati dalla maggioranza di coloro a cui accadono.
Nelle scorse settimane, in un post dedicato alle domande sulla nostra pagina, una nostra utente ha chiesto se i famosi voladores sono coinvolti in questo processo. Ho riflettuto molto cercando di poter dare una risposta esauriente a questa domanda. Posso dire che la presenza di questo nostro predatore è evidente, ma non tanto nel seppur pieno di fiammate atto sessuale vero e proprio, quanto in tutto quello che ruota attorno ad esso. Con modi diversi e a seconda dei soggetti coinvolti, questa parte della nostra vita è sempre stata distorta, nella nostra e anche nella maggior parte delle altre culture. Nel passato possiamo osservare società che ostentavano un forzato moralismo, che spesso sfociava in un puritanesimo malato e con aspetti propri della caccia alle streghe. Mentre nella società odierna vediamo invece un'ostentazione di corpi, di sessualizzazione anche precoce in alcuni casi, fino alla pornografia ed oltre. Trovandoci ad analizzare la cosa, il denominatore comune resta sempre il riflesso sociale dell'individuo che si uniforma in maniera inconsapevole a ciò che gli viene proposto e, una volta aderito alla visione corrente, indipendentemente dall'epoca in cui ci si trova, è riscontrabile una struttura volta a generare preoccupazione per la non adesione ai modelli proposti, e tale importanza coinvolge per tutta la vita e si trasmette o si tenta di trasmettere alle generazioni successive. Invito tutti a scorrere i propri ricordi e a riflettere, in particolare su quello che avviene in giovane età. Comprendo che le più romantiche e i più romantici vedano con piacere questa parte della vita, ma sapendo di cosa si nutre un volador e osservando dal punto di vista delle preoccupazioni che si formano, dell'instabilità emotiva, dell'omologazione a modelli preposti da altri sia tramite la televisione o i media, oppure proposti da persone già allineati da questi mezzi, basti pensare alle amicizie giovanili tra ragazzi e al forte desiderio di emulazione, c'è ben poco di cui essere contenti. Ponetevi per favore questa domanda. Di voi il predatore si è nutrito sfruttando questa area del vostro essere? Nel mio caso sì, anche molto più a lungo delle sole esperienze giovanili. Posso dire che ci è voluto parecchio tempo ed esperienze prima di rendermi conto che le cose che non andavano erano molte. Probabilmente, oltre al nutrimento, la gestione della parte sessuale dell'essere umano è, se non alla base, una delle forme di controllo più importanti che hanno su di noi. La più evidente è l'immagine della figura della donna e il suo essere sottomessa, ma mi permetto di aggiungere che anche la reazione a questa sottomissione porta la stessa mano. Tratteremo più esaustivamente la questione in seguito, ma ciò si può evincere più che dai libri di Castaneda, dai libri delle streghe Taisha Belar e Florinda Donnergrau. Questi volumi sono stati scritti proprio per dare il punto di vista femminile complementare a quello riportato da Castaneda. Spero di aver fornito a tutti, uomini e donne, degli spunti su cui riflettere, utili magari a direzionare meglio il proprio lavoro su se stessi e se stesse. Buona pratica a tutti!